Finalmente iniziamo una nuova serie, parleremo di pannelli fotovoltaici, di inverter, sistemi di accumulo, tutto quello che serve per poter progettare e, diciamo, mettere in opera un impianto fotovoltaico completo. In questo video vedremo insieme come si calcolano, almeno dal punto di vista teorico, almeno in parte, i pannelli solari, l'inverter, le batterie, perché ho visto quanta fatica ho fatto per riuscire a chiarirmi le idee su come deve essere fatto un impianto solare. Ci sono tantissimi aspetti. Ho deciso di fare questo video proprio per mettere a disposizione tutte le cose che ho imparato e che ho provato sulla mia pelle in questo periodo. Io abito in una casetta e abbiamo un consumo abbastanza importante in kilowatt e ho deciso di fare il salto. Il salto si fa per tanti motivi. Per salto intendo diventare autonomo, cioè costruirmi l'impianto solare. Come vi dicevo, se lo fa per diversi motivi. Il primo, quello iniziale, è sicuramente il risparmio. Si riesce a risparmiare sicuramente, ci si mette un po' di tempo per recuperare l'investimento fatto, però sicuramente, c'è un risparmio, questo è sicuro. Ma non penso che sia l'unico motivo, anzi, forse non è neppure il motivo più importante, almeno per quanto mi riguarda. Io ho un amore viscerale per tutto quello che è elettrico, l'energia elettrica, tutto quello che è legato un po' al mondo dell'elettrico e mi piace tantissimo anche il fatto di essere indipendente, cioè il fatto di poter avere almeno in parte una certa indipendenza rispetto a tutto quello che mi sta intorno, mi rende un po' più libero. Ecco, questa è un'altra cosa per cui per me l'impianto solare è qualcosa veramente di necessario. La terza cosa è un po' come, almeno per me, è un po' come andare a pescare. Uno non va a pescare solo perché deve mangiare il pesce. Uno va a pescare perché prima di tutto ci deve essere la passione, il piacere del pescare. Bene, io ho la passione, proprio la sto cercando di riuscire a risparmiare ed a generare tutta la corrente che mi serve per la casa senza più quel pensiero che mi frullava sempre in testa: "Vabbè, spegniamo quella luce perché sta consumando, cerchiamo di, fare meno lavatrici, magari perché consumano tanta energia, oppure non usiamo sempre il forno." Bene, tutte queste cose le possiamo, diciamo, valutare in un modo diverso. Ovviamente, è giusto non fare delle lavatrici mezze piene o quasi vuote, perché c'è un consumo anche di acqua, oltre a delle componenti e tutto il resto, però almeno la parte energetica cerchiamo di liberarcene. Prima di tutto dovremo vedere quali sono i consumi della nostra casa e qui approfondiremo anche il discorso con potenza di picco e la potenza consumata nel corso della giornata, che sono 2 cose diverse. Quindi la potenza che ci serve sotto questi aspetti diversi, quanti pannelli solari dobbiamo installare per riuscire a coprire tutti i nostri fabbisogni, come incidono sui pannelli solari l'inclinazione, l'azimuth e soprattutto anche la potenza media che si può ricavare dai pannelli solari. C'è una parte importante su questo video che riguarda proprio l'esposizione dei pannelli solari, ma anche come cambia la produzione di energia in funzione dei mesi dell'anno. Ci sono delle differenze veramente sostanziali. Faremo un po' di parole anche sull'inverter e anche sul controller solare che generalmente è inserito dentro l'inverter, perché anche qui ragazzi c'è un mondo, ci sono da valutare un sacco di cose. E per finire l'accumulo, la batteria. Qual è la capacità di batteria che ci serve per diventare più o meno indipendenti? E durante il video capirete anche perché uso questa formula, questo più o meno indipendenti. Sarà difficile staccarsi completamente, però ci sono alcuni trucchetti che dopo vi spiegherò, che sono veramente interessanti per riuscire a spendere molto meno in bolletta,
mantenendo comunque un'utenza, ma usufruendo di tanta energia, quindi la possibilità di avere anche più cose accese contemporaneamente. Allora, iniziamo subito con i consumi di energia elettrica in generale per la nostra casa. Dobbiamo prima di tutto sapere che ci sono 2 valori che dobbiamo considerare. Uno è il valore di picco, il consumo di picco, e uno è il valore di consumo medio. Sono 2 cose diverse. Vi faccio un esempio velocissimo. Se voi vi asciugate i capelli, l'asciugacapelli può avere anche 2 kilowatt di potenza, ma lo fate per quanto tempo? 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti? Quei 2 kilowatt vengono utilizzati soltanto in 5 minuti. E questo è importante da sapere perché ci dice qual è il plafond a cui dobbiamo attingere, da cui possiamo prendere l'energia, che è sempre un massimo. Considerate che i contratti di casa, quelli normali, quelli comuni, hanno 3 kilowatt e noi non dobbiamo superarlo. Possiamo farlo per brevissimi tempi perché ci danno un 50% in più che serve anche per gli spunti dei motori, eccetera, ma soprattutto non dobbiamo superarlo perché sennò ci scatterà il famoso magnetotermico della casa. Dopo c'è un altro tipo di consumo invece che è il consumo medio. Il consumo medio riguarda una cosa che consuma anche magari poco, ma che rimane accesa tutto il giorno. Vedi per esempio il router, il wifi di casa. Anche se consuma meno, consuma poco, 20 watt, nel corso di tutta la giornata sviluppa comunque un certo quantitativo di energia che lo andremo a vedere e a sentire sulle nostre bollette. Poi un'altra cosa da tener presente è il consumo diurno e il consumo notturno. Una cosa è l'energia che andiamo a consumare durante il giorno e una cosa è l'energia che consumiamo durante la notte. Normalmente di notte si consuma di meno rispetto che il giorno perché si va a dormire. Un altro valore che impareremo a ricavarci e lo possiamo trovare anche già pronto dalle nostre bollette elettriche è il consumo mensile e il consumo stagionale, che anche qua cambia. È chiaro che se uno usa il condizionatore d'estate per generare fresco e magari usa la caldaia a gas, a metano d'inverno, quella parte di energia per il raffrescamento ci sarà soltanto d'estate, mentre d'inverno consumerà di più gas. E questo si riflette anche per tutti i mesi dell'anno. Ci sono mesi che sono più bui, fondamentalmente, e utilizzeremo di più le luci di casa, o mesi in cui siamo in vacanza, siamo in ferie, quindi consumeremo meno le cose che abbiamo in casa. Sono tutte cose che dobbiamo valutare ciascuno di noi con le esperienze della nostra vita quotidiana, dei consumi della nostra casa e ci possiamo aiutare proprio con le bollette. Ma adesso iniziamo a parlare un attimo dei consumo di picco. La potenza istantanea. Questa non la possiamo ricavare dalle bollette. Purtroppo è una cosa un po' più complicata. La bolletta ci può dire quanto consumiamo in un mese, e alcune bollette di alcuni operatori dicono anche quanto consumiamo giornalmente, però non abbiamo dei veri e propri picchi, quindi non sappiamo quali sono i picchi. Quelli dovremmo un po' calcolarceli, almeno per le cose più importanti. In queste schermate vi faccio degli esempi. Il forno che ho io a casa, per esempio, consuma 2 kW e 2 di picco. La lavatrice 1 kW e 6. La lavastoviglie 1 kW e 8. Un asciugacapelli 1 kW e 2. Una piastra a induzione 3,5. Questa addirittura può superare quindi la potenza contrattuale che ho a casa, ma è importante che sia potente perché sennò ci metterebbe troppo tempo a far bollire l'acqua, per esempio. Il router consuma 20 watt, quindi 0,020 kW. Il frigo consuma 0,5 kW. Le luci 200 watt. Ho fatto un insieme di tutte le luci quando sono accese, anche se la gran parte delle luci ormai sono a LED e consumano poco. Come vedete qui tutti i valori sono in kilowatt, non sono in kilowatt ora. I kilowatt ora sono una cosa diversa. Vi faccio un esempio pratico. Il router consuma 0,020 kW. Allora sarà 20 watt ora. E fino qua ci siamo. Ma se dovessimo considerare durante la giornata,
I 20 watt moltiplicati per 24 ore sono 0,48 kilowatt giorno. Quindi i kilowatt riferiti a un tempo. Andiamo a vedere meglio proprio tutti questi valori, ma separati questa volta in un termine temporale di un giorno. Il forno mediamente lo uso per 2 ore al giorno, 4,4 kilowatt. La lavatrice anche per 2 ore, mi fa 3,2 kilowatt. La lavastoviglie per un'ora sola, quindi 1,8 kilowatt. L'asciugacapelli per mezz'ora, nel totale siamo 3 in famiglia, ci facciamo ogni giorno la doccia. Piastra a induzione per 2 ore, quindi 7 kilowatt al giorno. Il router 20 watt per 24 ore, 480 watt, 0,48 kilowatt. Il frigo consuma, per dire il vero, qui abbiamo 3 frigo, perché abbiamo una cantinetta per i vini e 2 frigo dove teniamo tutta la dispensa. Questi sono accesi per un certo tempo e rimangono spenti per un altro tempo. Ho fatto circa un calcolo, sono 0,5 kilowatt quando tutti e 3 sono accesi e rimangono accesi mediamente un terzo del tempo durante la giornata. Questo vuol dire circa 4 kilowatt ora al giorno. Le luci, come abbiamo detto, 200 watt, una media di 5 ore al giorno, circa 1 kilowatt. Il totale di consumo energetico con questi valori per la mia casa è di circa 22,48 kilowatt. In realtà io ho fatto 2 cose, ho controllato le bollette, ho controllato anche i consumi reali, con una cosa che vi mostrerò tra poco. A me interessa però che vi rendiate un po' conto, tramite proprio questo grafico a torta, di come sono divisi i consumi. Per dire, il router effettivamente consuma poco, un 2,1% rispetto tutto il giorno, anche se rimane sempre acceso. Ci sono cose che consumano molto di più. Se uno utilizza il forno, per esempio, come ho messo in questo caso 2 ore al giorno, incide ben il 20%. La piastra a induzione, se viene usata sia per il pranzo che per la cena, abbiamo calcolato circa un paio d'ore, e ti consuma ben 7 kilowatt al giorno. Fatto sta che alla fine diventa una cifra abbastanza elevata. Un'altra cosa che possiamo considerare, che secondo me è molto interessante, è il discorso di dividere questi consumi tra il giorno e la notte, perché non è uguale consumare di giorno o di notte. Nel caso che noi andiamo a costruire il nostro impianto fotovoltaico, la produzione di energia ce l'avremo soprattutto di giorno. Quindi è importante cercare di spostare i consumi di giorno. Per contro, se uno non ha l'impianto fotovoltaico in funzione, magari gli conviene utilizzare le fasce orarie con i contratti con i gestori dell'energia. Le fasce orarie ti permettono di avere dei costi al kilowatt più bassi di notte rispetto al giorno. E qui c'è la prima chicca che vi voglio dire. Ci sono inverter che hanno la possibilità di ricaricare il proprio pacco batterie durante dei periodi che andiamo a scegliere noi, che possono essere appunto anche la notte. Questo può essere utile, per esempio, nel caso in cui abbiamo diverse giornate con la pioggia. Noi possiamo decidere alla mattina o alla sera il giorno prima, sappiamo che il giorno dopo sarà brutto tempo, ricarica le batterie tra le 2 fino alle 6 del mattino, in modo che io avrò dopo l'energia accumulata tutto il giorno per poterla utilizzare e averla pagata molto meno rispetto alle energie, diciamo il costo normale. Ho fatto proprio un controllo pochissimo tempo fa. Hera, che è il mio distributore dell'energia, fa dei pacchetti, esiste addirittura un pacchetto smart che ti dà a disposizione 4 ore al giorno, che puoi scegliere tu quando attivare, 4 ore al giorno con il prezzo dell'energia la metà rispetto al valore normale. Considerate che qua a Trieste siamo intorno ai 20 centesimi e quindi quelle 4 ore te la danno a 10 centesimi. Se io ho un buon inverter con delle buone batterie, ci sono degli sprechi perché
non c'è proprio il 100% di trasformazione, ma vi posso assicurare che sono cose piccole, cioè sono piccoli valori, piccole percentuali di differenza. Fatto sta che si possono caricare le batterie in quelle 4 ore e nelle altre 20 ore andare a scaricare il pacco batterie. E quindi questo può essere una cosa interessante, ma lo posso fare quando? Quando ho un inverter di una certa potenza che riesce a ricaricare le batterie anche con 3 kilowatt o 2 kilowatt e mezzo dalla rete. Se io ho un inverter che mi sviluppa massimo 1 kilowatt e mezzo o 2 kilowatt, sicuramente non è sufficiente. Farò un video anche su questo, perché prima di arrivare all'impianto che mi sono strutturato per casa, avevo preso in considerazione il fatto di fare diversi impianti e partire da quel piccolo on grid che è quel pannello solare da mettere in balcone, 300 watt fino a un massimo di 800 watt e iniziare con quello, dopo magari aggiungerci una batteria di accumulo, dopo magari passare a un inverter, magari con la fase flottante. Adesso vi sto dicendo tante cose e non voglio creare più confusione del necessario, ma ci sono veramente tantissime possibilità che ci offre il mercato. Ho deciso che farò tanti video in modo da spiegare tutte queste varie possibilità, in modo che chiunque, seguendo questi video, potrà scegliere con più consapevolezza l'impianto giusto. Perché una cosa che non volevo fare, però, è andare a acquistare tutte le cose e dopo magari 3 mesi o 6 mesi accorgermi che è stato un investimento troppo piccolo, non adatto al mio utilizzo, che mi dà poche soddisfazioni. Per contro, anche andare a fare una cosa troppo grande che dopo alla fine non riesco a sfruttare, a meno che io non vado a vendere l'energia che vado a produrre in più, e questa è comunque un'altra cosa che si può fare, ma parleremo anche di questo, dico, se no voglio fare un impianto semplicemente che sia adatto al mio uso, che io riesca a sfruttare. Adesso vedremo quanto è difficile fare questa valutazione, come ve lo dicevo già prima. Abbiamo parlato, insomma, fino adesso dei consumi medi della casa. Abbiamo parlato della potenza di picco. Quando noi utilizziamo i nostri device, i nostri accessori, i nostri elettrodomestici, dobbiamo stare attenti che la somma delle potenze dei nostri elettrodomestici non superi quella del nostro contratto con il gestore, altrimenti salterà la corrente. Sarà successo sicuramente anche a voi. Io ho un problema a casa mia perché purtroppo, avendo solo 3 kilowatt, avendo appunto un figlio che gioca sulla PlayStation, piuttosto che io uso il computer, una lavastoviglie, un forno, una lavatrice, se mia moglie per sbaglio va a accendere la lavatrice più il forno o la lavastoviglie, ci ritroviamo senza corrente a casa perché salta. Abbiamo risolto mettendo un allarme e fino adesso utilizzavamo questo allarme. Ma con l'inverter ibrido, di cui parleremo, farò un video dedicato proprio solo a questo inverter, noi siamo in grado di sommare i 3 kilowatt alla potenza che viene generata dall'inverter. Quindi avremo, nel mio caso, 3 kilowatt di contratto più 6 dell'inverter. E questo vuol dire finalmente lavorare a 4-5 kilowatt senza l'incubo che la corrente debba saltare ogni 10 minuti. Ma anche questo sarà un video a parte perché non voglio mettere troppa carne sul fuoco in una volta sola. Mi rendo conto che è già così molto molto complicato. Adesso parliamo un po' delle potenze, dei consumi. Qui ho fatto degli esempi e ho messo veramente i consumi reali che ho a casa mia, presi dalle bollette, ma non solo dalle bollette. Dopo vi mostrerò come ho fatto anche per essere ancora più preciso. Potenza a contratto 3 kilowatt. Abbiamo proprio il minimo sindacale. In teoria avremmo dovuto fare già 4,5, ma mi sono rifiutato. Ho detto no, dobbiamo stare sui 3 kilowatt. Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Come vedete viaggio tra i 320 e i 360 kWh. Questo in generale. Questi dati sono appunto ricavabili dalle bollette, lo potete fare anche voi, trovate la voce proprio e anche il riassunto di solito dei mesi precedenti di quanto avete consumato. Io in questo caso ho fatto una cosa un po' diversa.
Ho utilizzato, lo Shelly EM, l'ho collegato alla mia rete di casa, come vedete è veramente molto semplice. Ha un clamp che si va a mettere, un piccolo trasformatore che si va a mettere sul cavo dove passa la fase, e lui è in grado di registrare quanta corrente passa, in realtà in tutti e due i sensi. A noi interessava solamente il consumo perché io non sto cedendo energia in questo momento alla rete, anche se nel futuro farò anche questo. Con lo Shelly posso controllare in qualsiasi momento, sia sull'applicazione del telefono, sull'applicazione anche sul web, sul cloud, i consumi della casa, perché questo Shelly è collegato al mio router Wi-Fi. Anche qua casa mia è un po' complicata perché ho il contatore molto lontano, ho un primo quadro che mi va a togliere parte della corrente per alimentare il garage dove ho un frigo e tutte le cose mie, il laboratorio dove lavoro, e dopo al secondo piano arriva di nuovo la linea, c'è un secondo quadro di distribuzione dove alimento tutta la casa, tutti i 2 piani dove abito. E chiaramente io questo sceglio ho dovuto metterlo giù, sul primo quadro, proprio per prendere la corrente che arriva direttamente dal contatore, senza perdere nulla per strada, in modo di essere più preciso possibile nelle letture. Ora vi mostro come funziona questo contatore di energia della Shelly. Qui siamo sul sito della Shelly, sul cloud. Posso accedere dal cloud, ma ho anche l'app sul telefono, dopo ve la mostro. C'è l'unico accessorio della Shelly che ho attivato, che è questo, che si chiama Casa, dove ho 2 contatori. In questo momento è attivo soltanto il contatore a sinistra, il contatore a destra non è inserito, quindi legge solo la tensione, ma non mi dà nessun consumo perché non è in funzione. In questo momento la mia casa sta consumando 25-30 watt, ma possiamo andare a vedere andando su energia. Eccoli qua. Questo in tempo reale, quello che sta consumando, quindi tra i 30 e i 10 watt, c'è sempre un minimo di consumo, serve per essere sicuri di non immettere nulla in rete. E se vado a guardare l'energia, la storia, ecco qua di oggi, dalle ore, non so, 17 fino alle 19 di ieri. Come vedete ho sempre consumato circa mediamente una ventina, 18, 20, 22 watt ogni ora, senza nessun picco. In tutto ho consumato 423 watt ora in 24 ore, le ultime 24 ore. Qui posso scegliere i giorni, se io mi sposto, ecco qui avevo la batteria scarica, avevo una batteria solo da 5 kW, sto facendo dei test anche sulla batteria e vi presenterò a brevissimo un video anche sull'accumulo, come calcolarlo per evitare proprio queste cose. Qui praticamente alle 6 del mattino ho finito la batteria, infatti c'è un picco di consumo, praticamente ho consumato 320 watt ora. La mia casa a riposo consuma circa tra i 250 e i 300-350 watt, a seconda se i frighi sono accesi oppure sono in stand-by. Però con tutte le cose che abbiamo in casa tra router e altri accessori è chiaro che c'è comunque un consumo abbastanza elevato. Infatti se andiamo ancora più indietro, eccoci qua, qui avevamo giorni di pioggia e come vedete durante il giorno la produzione era bassissima e non ho consumato tantissimo perché parliamo sempre di 4 kilowatt e 45, ma vediamo per esempio gli ultimi 7 giorni. Allora, questi giorni che vedete qua prima, che parlano di una produzione solare, sono dovuti semplicemente al fatto che ho fatto una modifica all'impianto e avevo messo erroneamente il trasformatore al contrario, quindi mi leggeva il consumo come se fosse una produzione, in realtà era sempre un consumo. Sabato 26 aprile, per esempio, ho consumato 8,15 kWh e gli altri giorni 4 kilowatt, 4 kilowatt, 2 kilowatt e 94. Guardiamo
gli ultimi 30 giorni. Ecco, l'impianto è entrato in funzione praticamente qui. Tra il 23 e il 24 aprile finalmente l'ho collegato alla rete di casa e ho iniziato a fare i test sulla casa. Questi sono i consumi miei mensili reali, recuperati proprio con questo Shelly. 31 marzo 12 kW, 13 kW, 12 kW, 14. Il massimo è stato quasi 18 kW. E qui c'è la somma, in pratica, di tutti i consumi giorno per giorno. Se vado a vedere il mese prima, ecco qua di nuovo, tra i 15, i 10, 13, 7,36 e via così. Questi sono i consumi reali della casa senza aver azionato, appunto, aver inserito l'impianto fotovoltaico che è inserito da adesso, da qualche giorno. Questo è come sono i consumi, vanno da un minimo di po' più di 7 kW fino a un massimo di un po' meno di 16-17 kW. Questi sono i consumi giornalieri. Nel mese sono 352 kWh, quindi direi abbastanza. E questo è quello che riguarda il Shelly. Già che ci siamo, vi faccio vedere anche la pagina del mio inverter, anche questa ce l'ho sul cloud. Ecco qua, come vi stavo dicendo. Qui ho acceso l'inverter senza nessuna produzione, pannelli solari. Qui ho iniziato a fare i primi esperimenti con, se non sbaglio, 2 pannelli solari e 3, e dopo qui c'è stata pioggia questi giorni qua. Lasciate stare questo meteo qui sotto perché questo è tutto sbagliato. I giorni di sole sono il 27, il 28 e il 29. Oggi qui mette pioggia, per esempio il 29, ma se andiamo a guardare il grafico della produzione, guardate qua, questa è la parte più interessante. Qui vediamo l'ora, le 9:15, avevo 280 watt di produzione, che dopo va a salire fino a un picco di 2,67. Allora, la parte blu è la potenza di produzione, quello che vado a produrre con i pannelli solari. La parte rossa è la parte praticamente del consumo della casa. E posso anche togliere i consumi e vedere la produzione. Adesso voi vedete qua dei buchi. Cosa sono questi buchi? Allora, queste sono delle nuvole di passaggio. Quando passa una nuvola, ovviamente la produzione cala. Questa invece non c'entra niente con le nuvole di passaggio, ma c'entra con il SOC della batteria, che è questo grafico che vedete qui. Qui ho il 100%, qui il 0. Come vedete la batteria tutta la notte si è scaricata, è scesa. Alla mattina alle 9 il SOC era al 40%, qui ho una batteria da 10 kW, una 48 volt, una 52 volt, ma insomma non sono importanti i volt, sono importante l'energia accumulata, quindi 10 kW. Qui ho cominciato a ricaricare la batteria. Quando la batteria è arrivata al 100%, che vuol dire più o meno qui, come altezza, qua, eccola qua al 100%, chiaramente la produzione dei pannelli solari, non è che i pannelli solari poverini volevano produrre, ma l'inverter non ha richiesto più energia perché non sapeva dove metterla. Se torniamo a vedere la casa, il consumo della casa, che è questo, come vedete, fin quando c'è un consumo in casa, allora lui mi prende energia dai pannelli. Come è dato giù il consumo, seguiva praticamente il consumo della casa perché le batterie sono completamente piene. Qui, questo picco che vedete qua, in pratica, questo qui ho acceso un boiler proprio per fare un test, quindi il consumo della casa è salito a 1,72 kW, 1,75 kW, un boiler da 1,5 kW circa, e quindi di nuovo i pannelli hanno cominciato a generare la corrente. Qui siamo arrivati di nuovo al 100% del SOC, quindi è di nuovo caduto giù tutto. Questo è il programma SolarMan che serve per vedere, controllare l'inverter che è un DEIE.
Io ho scelto un daily, un 6 kW, ma non voglio parlare dell'inverter perché farò un video proprio sull'inverter per spiegare perché ho scelto questo inverter e perché secondo me è l'inverter che dà le migliori prestazioni in questo momento. In questo grafico vediamo i flussi. In questo momento, adesso siamo alle, vediamo un po', le 18:10, alle 6:10, abbiamo una produzione ancora di 1,5 kW dai pannelli, sono 8 pannelli da 430 watt. La batteria è al 98%, si sta caricando con 1,1 kW, perché qui l'avevo scaricata un po'. Vedete che qua il mio boiler consumava più corrente di quanta io riuscissi a generare, quindi la batteria si è un po' scaricata per continuare a caricarlo, no? E adesso sto ricaricando la batteria a 1,122 kW, sono al 98%, tra un poco arriverò di nuovo al 100%, infatti siamo qua proprio vicini al SOC 100%. La curva solare, questa è la cosa che mi interessava mostrarvi in definitiva, come vedete è molto precisa, quindi arriverò fino a qui, più o meno. I miei pannelli non sono posizionati perfettamente a sud, ma sono a sud-ovest, ma devo dire che il rendimento è comunque elevato, molto elevato. Qui ho la panoramica nel giorno, on grid non è stato dato niente, io non ho venduto nulla alla rete, anche se lo farò più avanti. L'inverter che ho scelto è un CEI 021, quindi posso andare a vendere la mia energia alla rete. L'autoconsumo fatto sempre con i pannelli solari è di 6,7 kW. Ho caricato le batterie per 6,9 kW per una produzione totale di 13,6 kW del giorno. Ho acquistato 300 watt in tutto, che sono quei 20-25 watt di cui parlavamo prima, che sono continui, presi dalla rete per evitare di andare a immettere sulla rete della corrente che andrei a pagare, anche quella che immetto. L'energia della produzione è stata 6,7 kW, energia della batteria che ho utilizzato con la batteria è di 3,2 kW. I meteo purtroppo non funziona bene, sarebbe interessante averli giusti, però ho visto che queste iconcine non seguono la realtà di dove sono io. In realtà si sarebbe dovuto, qui abbiamo la possibilità di mettere i dati di dove si trova e tutto il resto, e quindi in teoria si sarebbe dovuto conoscere esattamente il meteo, però è così, purtroppo non ci si può far niente. Comunque questo programma è abbastanza no, non è complicato, è semplice da usare. Questo tra l'altro è il tetto proprio di casa mia, proprio con la posizione nord-sud, quindi anche qui potete vederla a disposizione della mia casa, e a breve qui sarà tutto tappezzato proprio da pannelli. In questo momento i pannelli sono esterni, li ho appoggiati qua sul giardino, su una parete scoscesa, e mi stanno generando comunque un'ottima un'ottima corrente. Allora, eccoci qua, batteria al 100%, il SOC è arrivato al 100%, quindi di nuovo è caduta la corrente, di produzione dei pannelli, perché poverini non sanno più dove metterla. Il consumo della casa in questo momento è 485 watt, compreso anche questo computer che sta lavorando. E in questo grafico qui sotto ho l'andamento di tutto il mese. Le barrette blu sono la generazione solare, la produzione solare, e quelle rosse invece sono il consumo. Questi sono i giorni in cui c'era sempre brutto tempo, nuvoloso e pioggia. Come vedete, il consumo era sempre più o meno elevato, la produzione è relativamente bassa. Da qui ho messo la seconda batteria, sono passato da 5 kW a 10 kW e adesso la situazione è cambiata molto. E con i prossimi giorni di nuvoloso vedremo come si evolve il grafico, ma sicuramente avrò un miglioramento delle prestazioni dell'impianto. Anche per questo ci sarà un video dedicato proprio all'accumulo, cosa conviene fare, quanto grande conviene metterlo e quando c'è il punto, diciamo, in cui conviene, qual è il punto in cui conviene arrivare, ecco, mettiamola così, a scanso di situazioni particolari. Se uno ha la casa al mare e non ha proprio l'energia, o la casa in campagna
dove non arriva la corrente elettrica, allora lì c'è un ragionamento ancora diverso. Ma in una casa, comunque allacciata, diciamo conviene arrivare a un certo valore senza strafare, perché strafare, mettere di più di quello che serve, vorrebbe dire investire tanto di più per avere piccoli miglioramenti, cosa che non ha assolutamente nessun senso. Vi faccio vedere ancora una volta il Shelly, veramente molto molto carino, e ci sono veramente tante cosette da andare a fare. Lui tra l'altro è in grado di gestire dei carichi, quindi con questo si possono fare delle situazioni in cui gli dico: quando il SOC è il 100 devi attivarmi il boiler, tutte cose di questo tipo, ma le vedremo con calma più avanti. Visti i consumi della casa, adesso parliamo un attimo della potenza solare. La potenza solare non dipende solo, diciamo, dai pannelli solari. La potenza solare ovviamente dipende dal sole e da tutto quello che riguarda il sole, cioè la posizione sull'orizzonte, quindi l'ora, ovviamente se è giorno e notte, perché avremo produzione solare soltanto di giorno, ma dipende anche dal meteo, dipende anche dalla stagione, dal mese. Guardiamo insieme allora queste cose come incidono proprio nella produzione dell'energia solare. Allora, la potenza solare viene considerata per metro quadrato, illuminato direttamente dal sole. Questo metro quadrato deve essere valutato piatto, messo orizzontale sul terreno. Il sole si muove, anzi, per dire il vero sarebbe la Terra, ma adesso semplifichiamo, è la Terra che si muove intorno al sole, questo lo sappiamo tutti. Il Sole si muove nel cielo, però questo si può dire, principalmente per due ragioni: il moto diurno, causato dalla rotazione della Terra su se stessa, e il moto che invece fa la Terra intorno al Sole, nella sua orbita, e la rivoluzione della Terra appunto intorno al Sole. Questi due movimenti, e per il fatto che la Terra ha l'asse inclinato, fa variare l'incidenza del Sole sulla superficie terrestre in funzione di dove ci troviamo. Quindi in certi punti della Terra ci sarà un'insolazione maggiore, in certi punti un'insolazione minore. Ovviamente la potenza dell'irradiazione solare dipende dall'ora. È chiaro che nelle ore centrali, verso mezzogiorno, avremo il massimo della produzione di energia. Attenzione che queste sono basi che sembrano quasi superflue, sono cose che uno potrebbe dire: vabbè, queste cose le sappiamo tutti, le sappiamo quando c'è il sole, quando non c'è il sole. Però vedrete che durante questi video che vi presenterò ci sono delle implicazioni dentro, per cui scopriremo delle cose che non sono così banali, però ci servono le basi. Questa è una curva simile a quella proprio che viene generata dal mio impianto fotovoltaico. Cioè inizia a generare già le prime luci dell'alba o poco via, perché qui parliamo di un'alba alle 3, alle 6:30 del mattino, alle 7 c'è già una piccola produzione e finisce di generare verso le 8, le 8 e mezzo di sera. Quindi la cosa importante da capire è che la potenza solare dipende innanzitutto dall'ora. Se noi andiamo a vedere il picco è veramente molto stretto. Il picco non dura 5 ore, il picco dura mezz'ora, 20 minuti, in cui abbiamo il massimo della potenza solare che riusciamo ad assorbire, che di solito è sempre inferiore alla potenza massima nominale dei nostri pannelli solari. Un'altra cosa da tener presente è che dipende ovviamente dalla stagione. In questo disegno vi faccio vedere la posizione del Sole nello stesso posto in 3 periodi diversi: estate, autunno, primavera o inverno. Come vedete il Sole d'inverno sorge in una parte più stretta dell'orizzonte, e questo vuol dire che ci mette meno tempo a compiere tutto il suo giro, e questo vuol dire che il Sole sorgerà alle 8 del mattino, però alle 5 sarà già tramontato. In autunno-primavera ci sarà un percorso più lungo, in estate avremo ancora un percorso più lungo. Questo cosa vuol dire? Che mediamente genereremo più corrente d'estate rispetto all'inverno, perché d'inverno il Sole fa meno strada, rimane meno tempo sull'orizzonte e più basso sull'orizzonte. Anche per questo motivo
faremo un video in cui vedremo proprio le differenze di come cambia la nostra produzione solare in funzione dell'inclinazione dei pannelli solari. Vedrete tra poco anche, ci sono 2 valori che sono importanti sui pannelli solari. Uno è l'azimuth e uno è l'inclinazione, ma li vedremo a breve. Potenza solare, quindi kilowatt su metro quadrato. Dipende ovviamente anche dal meteo. Qui vi ho messo un mese standard. Ho preso i valori di generazione del mese in funzione del meteo. Come vedete, la produzione di energia non è costante tutto il mese. Abbiamo dei giorni in cui è molto bassa, 800, 1000, 1200 watt per metro quadrato, e giorni dove riesce a sviluppare anche 4000 watt per metro quadrato. Voi capite che bisogna vedere come vogliamo utilizzare il nostro impianto di casa. Allora uno potrebbe dirmi: "Beh, noi, possiamo fare un calcolo, fare la media di questo e mettere i pannelli solari per questa media". Sì, però in questo modo dobbiamo sempre tener presente che ci potrà essere la situazione in cui in alcuni giorni, possono essere anche 3, 4, 5 giorni, 7 giorni, anche facendo la media, sono 7 giorni consecutivi di tempo brutto, la produzione solare sarà insufficiente per la nostra casa. Quindi noi comunque dovremo adattarci a utilizzare l'energia, del nostro gestore. Sono cose, ripeto, banali, ma vanno tenute in considerazione. Quindi, in realtà, quello che riusciamo a generare è qualcosa di molto simile a questo grafico. Dei giorni in cui ci sono dei picchi, col sole pieno, e dei giorni dove ci sono dei buchi, dove purtroppo il nostro impianto genererà molto meno. Adesso vi mostro questo altro grafico, che è stato ricavato da dei dati dell'Enea, che riguarda proprio diciamo quanta potenza solare riusciamo ad avere su un metro quadrato nel corso dell'anno. Come vedete, in gennaio, dicembre, novembre, questi sono i mesi in cui abbiamo la produzione minore. Tutti gli altri mesi salgono per arrivare a un picco tra giugno e luglio e subito dopo agosto, e quindi tra maggio e agosto abbiamo delle produzioni molto alte. Nel resto dei mesi abbiamo una campana che va molto giù. Allora, quando andiamo a preparare il nostro impianto fotovoltaico, dobbiamo tener conto anche di questo, perché se noi facciamo una media, a Trieste, per esempio, questi valori sono riferiti a Trieste, sarebbe di 3,62 kWh per metro quadrato. E questo vorrebbe dire che, facendo un calcolo, io potrei installare un tot metri quadrati e dire: va bene, in un anno io riesco a generare tot corrente, che è quella che mi serve per tutto il fabbisogno della mia casa. Però purtroppo non è che noi in questo modo possiamo accumulare la parte che generiamo in estate per poterla utilizzare in inverno. Già non riusciamo ad accumulare, fra virgolette, più di tanto tra un giorno e l'altro. Cioè avere un accumulo che ti permetta di avere una giornata di corrente senza sole è già tanto, già costa anche tanto, perché gli accumuli, le batterie sono anche abbastanza costosi. Quindi dobbiamo trovare un equilibrio che ci dica: se noi riusciamo a produrre quanto possiamo produrre con un investimento di X per riuscire a recuperare l'investimento fatto, diciamo, in 3-4 anni. Questa è la linea di principio. 5 anni. Fare un investimento molto alto per recuperare pochi euro ogni mese o all'anno, faccio un esempio: raddoppiare l'accumulo vuol dire spendere, invece che 2000 euro, vado a spendere 4000, ma ho un risparmio in più del 5%, 10%. Quindi a me conviene, solo per avere il 10% di risparmio in più, spendere altri 2000 euro in più. Se con 2000 euro riesco a spendere
diciamo a recuperare l'80% dei miei consumi medi durante l'anno, mi serve spenderne altri 2000 per arrivare al 90%? No. Sono questi i calcoli che secondo me sono importanti da fare, in modo che uno riesca a equilibrare in un modo intelligente il proprio impianto. Quindi, se il nostro impianto è costruito in questo modo, raggiungo questo obiettivo, riuscirò a risparmiare il 70% delle bollette e avrò speso in tutto, faccio un esempio, 4.000 euro. Se voglio arrivare al 80% delle bollette, allora devo spendere 7.000 euro. Se voglio arrivare al 90% delle bollette, devo spendere 10.000 euro. Questi sono i calcoli da fare. Come vedi, la materia è molto ampia. Oggi abbiamo parlato dei consumi della casa, abbiamo iniziato a parlare un po' di pannelli solari, ma non vorrei adesso fare un video lungo 4 ore per toccare tutti gli argomenti. Sul canale trovi le altre parti che vengono pubblicate settimanalmente e dove andremo ad approfondire il discorso dell'accumulo, dell'inverter, di come vanno posizionati i pannelli, come fare quindi scegliere i pannelli giusti, i vari tipi di pannelli, insomma tutto quello che ci serve per costruirci il nostro impianto fotovoltaico. E ci sarà anche un video che riguarda la parte burocratica per poter vendere tutto quello che andiamo a produrre in più. Quindi anche quella sarà una cosa secondo me molto molto interessante. Se ti interessano questi contenuti, non dimenticarti di lasciare un like e di iscriverti al canale, in modo che YouTube possa proporti i nuovi contenuti appena disponibili. Grazie a tutti e mi raccomando, qualsiasi cosa lascia un commento giù, cerco di rispondere a tutti, ma fammi delle domande perché così io riesco a capire anche cosa ti può servire, cosa ti interessa di più e cercheremo di fare i video in quella direzione.